tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a realizzare questo basco. Come vedete ha una, diciamo, parte più aderente e un disco piatto. Se andiamo a vedere il nostro basco fatto con questa lana degradé che crea questa spirale, quindi andremo a imparare a fare un disco piatto. Non deve né scalettare né arcuarsi prima del tempo, se non al bordo, perché il bordo poi dovrà fare questo movimento qua. È molto caldo, morbido e leggerissimo. Andiamo a vedere le spiegazioni. Per fare questo progetto ho utilizzato una lana molto morbida, metà lana, metà acrilico, degradé con varie sfumature di colore e un uncinetto numero 8 per dare ancora più morbidezza al lavoro. Andiamo ad iniziare il lavoro con un cerchio magico, un cappiettino, e ora all'interno di questo cerchio creerò un giro di 10 mezze maglie alte. Quindi una, due, tre, 7, 8, 9 e 10. Stringo benissimo questo cappiettino in modo da chiudere il buco nel centro. Adesso, invece che congiungermi come farei con qualsiasi cerchio, congiungermi e chiudere con una maglia bassissima e quindi dovermi alzare, invece che fare tutto questo, andrò a collegarmi con questa maglia per continuare il giro a spirale, in modo che non ci sia separazione tra un cerchio e un altro. Andiamo quindi a fare la prima mezza maglia alta esattamente nella catenella di congiunzione tra la maglia alta e il buchino. Andiamo a fare una mezza maglia alta e poi continuiamo il giro di mezze maglie alte, però entrando 2 volte nello stesso buchino. Perché? Perché dobbiamo creare un giro omogeneo, un giro dove gli aumenti sono progressivi e creano un cerchio che non sgaletti o non restringa. E quindi, come similmente al cerchio perfetto che si fa con la maglia alta, inizialmente si fanno 10, 20 e via via progressivamente si fanno gli aumenti. Quindi il secondo giro sono il doppio, il terzo giro sono una sì e una no. In questo caso sono 2 maglie in ogni buchino, quindi il doppio delle maglie. Andiamo a vedere. Quando arriviamo in realtà alla fine del giro e quindi a ricongiungermi con l'inizio della spirale, quindi l'ultima maglia sarebbe questa, andrò a mettermi un segno per capire che qui finisce la spirale e quindi ogni volta che passo di qui io dovrò cambiare il mio assetto delle aumenti. In questo caso mi faccio passare la codina che mi è rimasta
a ciondoloni che deve essere ancora fermata, in modo da riconoscere che questo è l'inizio, poi dopo la fermerò ovviamente, che questo è l'inizio del mio lavoro. Quindi so che quando arrivo in corrispondenza di questa codina io avrò terminato il mio giro, perché se no, essendo a spirale, dopo non lo riconosco più, perché diventa continuativo. Quindi il secondo giro continuerò sempre di seguito, perché è una spirale a questo punto, continuerò, però farò, invece che in ogni buchino 2 maglie, farò una maglia singola, una doppia, una maglia singola, una doppia in ogni buchino. Quindi una sì, una no. E questo è il secondo giro. Quindi una doppia, una singola, una doppia, e continuerò così per tutto il giro fino a ricongiungermi con l'inizio del lavoro, cioè nella direzione della codina dove ho messo il segno. Quindi alla fine, quando arriverò qui, sarà finito il terzo giro e inizierò il quarto. Possiamo anche mettere un marker qui e iniziare così e continuare così i nostri giri. Questo è il mio cieco infinito, diciamo, dove io ho iniziato la spirale e ho messo il segno, inizialmente con la codina, poi ci ho messo un marker e ho continuato tutti i giri proporzionalmente come vi ho descritto nello schema. Quindi, riassumendo, per creare questo disco piatto in modo che non ci siano le gronde e non tiri, ma sia bello disteso piatto, dobbiamo progressivamente, ogni volta che finiamo il giro, cambiare la proporzione degli aumenti. Che vuol dire? Che il primo giro sono 10 maglie, il secondo giro sono 20 maglie, perché ce ne sono 2 in ogni buchino. Il terzo giro sono una sì, una no, vale a dire 2 doppie, una singola, 2 doppie, una singola. Il quarto giro sono 2 singole e una doppia, 2 singole e una doppia. Il quinto giro sono una doppia, 3 singole, una doppia, 3 singole. Il giro successivo sono una doppia, 4 singole. Il giro ancora successivo inizia un pochino a diminuire, perché a rallentare la distribuzione degli aumenti, perché se no sgaletta, perché se fossero maglie alte si andrebbe sempre ad aumentare una singola. In realtà nella maglia bassa bisogna a un certo punto diminuirle, come vi ho spiegato nello schema, perché se no andiamo a sgalettare troppo questo cerchio, fino ad arrivare all'11° giro. Metterò un marker in modo che mi possa ricordare che questo è l'ultimo giro degli aumenti. Adesso ci vorranno 3 giri senza aumenti, senza fare aumenti. Quindi alla fine il mio basco cosa farà? Farà questo lavoro qui nei bordi, perché non essendoci più aumenti tenderà a piegarsi. Quindi andiamo a continuare 3 giri senza aumenti. Come potete vedere, adesso il basco comincia a girare. Quindi dopo i 3 giri di maglie senza aumenti, di mezze maglie alte senza aumenti, andiamo a fare un altro successivo giro di maglie basse, perché ora cominceremo le maglie basse. Questo giro senza aumenti, così come sono. Adesso faremo dei giri di maglie, sempre maglie basse d'ora in poi, però di diminuzioni,
in modo che il cerchio si restringa, perché si è già piegato. Adesso bisogna fare in modo che si restringa. Vediamo come fare le diminuzioni. Allora, in corrispondenza del marker, io so che ogni giro comincia da qui. Quindi questo giro lo inizierò tutte maglie basse e ogni tanto una diminuzione. Quindi farò 10 maglie basse, 9 e 10. E a questo punto faccio una diminuzione. Come faccio a fare la diminuzione? Entro nel primo buchino, aggancio il filo, entro nel secondo buchino, aggancio il filo e adesso avrò 3 maglie sull'uncinetto. Prendo il filo e passo tutte e 3 le maglie insieme. Questa è una maglia bassa, però prende 2 buchini, cioè da 2 maglie diventa una diminuzione, quindi faccio altre 10 maglie basse. Dopo la 10ª maglia bassa farò un'altra diminuzione, quindi entro nel primo buchino, aggancio il filo, entro nel secondo, aggancio il filo, ho 3 maglie sull'uncinetto che tiro tutte insieme. Faccio altre 10 maglie basse, vado avanti così per tutto il giro e faccio 2 giri così, 10 maglie basse, una diminuzione, 10 maglie basse, una diminuzione. A questo punto, raggiunti 55 centimetri di diametro, andiamo a continuare tutte queste maglie con dei giri di maglia bassa, ma senza diminuzioni, così come sono, e andiamo a fare quei 4 centimetri circa di bordino. Quindi andiamo a continuare i giri sempre a maglia bassa, senza aumenti né diminuzioni, così come sono. Una volta terminato il bordino di 3-4 centimetri, chiudiamo, perché sennò ci sarebbe lo scalino, chiudiamo con una maglia bassissima l'ultimo punto. Adesso dobbiamo rifinire il bordo con un punto a gambero, vale a dire una maglia bassa. Invece che andare in questa direzione, noi andremo in questa direzione. Entriamo nel primo buchino, prendiamo il filo e passiamo, entriamo nel prossimo buchino, agganciamo il filo e passiamo il filo. Tutte queste magliettine sono in rilievo e creano una decorazione che andrà a rifinire il bordo. Quindi entriamo dentro, passiamo il filo, ok, entriamo nel prossimo buchino, passiamo il filo e ok, così andrò a finire tutto il bordo, ogni punto nel buchino successivo. Questo si chiama punto gambero perché è un punto che si fa all'indietro, è una maglia bassa, una semplicissima maglia bassa, però che si fa all'indietro. A questo punto il basco è terminato, abbiamo una parte di cinturino abbastanza elastica e il disco sopra piatto, come deve essere. Quindi abbiamo la parte che va a diminuire fino ad arrivare al cinturino, il punto a gambero, i fili tutti fermati con l'ago e il nostro basco è terminato.